La domanda più ricorrente: come fai a sapere tutte queste cose? Siete fuori di... Ne ho già parlato in questo episodio e ne parlo spesso anche qui sul mio Patreon, dove di fatto tratto gli argomenti di cui parlo su questo canale, ma vestiti su di me, su come io li attuo a livello personale. Sì, perché da fuori le cose sembrano sempre diverse da come sono e tutto è molto più accessibile di come ce lo immaginiamo. Accade spesso, no? Soprattutto nei social. E visto che siamo agli inizi di una nuova stagione e la pausa estiva è passata, per la maggior parte, è un momento perfetto per condividere strumenti utili. Partiamo dal concetto di sapere. Pochi sanno da dove arriva questo termine, dal latino sapere, avere sapore, odorare. Eh sì, il concetto del sapere nasce dal gusto e poi per il naso. Ma pensa, so di non sapere, diceva Socrate, rivisto fa sorridere, ma anche pensare, ho il sapore di non sentire abbastanza sapori, sento di non odorare tutto, visto così è un concetto stupendo, voglio assaporare cose, sentirne il gusto, e più conosco sapori, più posso insaporire, o rendermi conto di quando c'è troppo condimento nelle cose. Ecco, vedi, come fai a sapere queste cose? Una cosa strana e oscura. Si chiama internet. Dunque, ecco un esercizio che tento di applicare il più possibile e che consiglio. Dunque, abbiamo a disposizione in tasca tutto il sapere umano, o il sapore umano. Quando mi pongo una domanda, guardo subito, non è che quando vado a casa guardo, anche perché trovarsi in situazioni particolari a consultare un concetto per ricordarlo aiuta a ricordare il concetto stesso. Ricordate? Più una situazione è particolare, più il cervello ha ancore per aggrapparsi al ricordo. Ecco perché studiare un libro in cameretta non è sempre la soluzione ottimale. Consultando sul momento non ricorderò sempre tutto, ma è veloce e piacevole. E sì, a volte lo faccio anche nel mezzo di una conversazione. Ma se entrambi non sappiamo qualcosa, spesso è solo che utile ed evita quel secondo me. Ma perché secondo me? Che poi finiamo a parlare a vanvera. Guardiamo, no? Ma veniamo allo studio, al formarsi. In tanti mi chiedete di parlarvi dei libri che leggo e spesso ve li propongo nei vari episodi, ma non sempre mi viene facile, perché ho un modo, come dire, poco romantico di leggere i libri. O meglio, è chiaro che se sta iniziando l'estate e parto in viaggio, faccio i miei acquisti e mi porto 10 kg di zavorra da leggere. Ho tempo, imparo cose, ma con calma e anche molto per diletto. Il piacere di leggere un libro, di vedere argomentare per bene le varie tematiche, di farmi raccontare il pensiero di un individuo per centinaia di pagine. Quando invece si è in un periodo lavorativo è tutto un po' più articolato, più difficile, serve tempo e di tempo ce n'è meno, ma anche i miei obiettivi cambiano. Sicuramente avrò un libro per le mani da leggere la mattina o la sera senza fretta, ma le necessità cambiano. Ho fretta di imparare. E attenzione, non ho detto devo imparare di fretta, ma ho fretta di imparare. In sostanza, qui è dove la cosa diventa soggettiva. Il mio modo di crescere è volendo imparare più cose possibili. Certamente lo faccio anche per lavoro, ma chiunque trova utile sapere tante cose, presumo. È chiaro che se potessi impiantarmi un tubo nel cervelletto, starei attaccato tutto il giorno. Ma per assorbire un concetto tramite un libro ci vuole il tempo, o come minimo il tempo che l'autore impiega a spiegare. Non avendo ancora trovato il Matrix, ho dovuto ricorrere ad alternative. Come dire, ho iniziato a sentire di più quello che voglio fare, con sano egoismo, quello che voglio imparare, portare a casa. Avete presente quel tarlo per cui se inizi un libro poi lo devi finire? Ecco, sta cippa! Un libro non è un qualcosa con cui cibare l'ego o la sensazione di essere stati bravi a completarlo per poi metterlo sulla mensola. L'obiettivo di un libro non è finirlo. L'obiettivo di un libro non esiste. Il libro è uno strumento, l'obiettivo è l'interiorizzazione del suo messaggio. Escluso il tema dell'intrattenersi leggendo, ovviamente. Inteso nell'ambito della formazione, un libro come un documentario, un video su YouTube o una persona che ti parla per ore, sto ad ascoltare fin tanto che ne trovo un senso, finché mi dice qualcosa. Il mio tempo è una cosa a cui do valore e non lo scambio se non ricevo valore.
Aspetta, quindi prendi i libri e li lasci a metà. Come fai a sapere che non ci siano degli argomenti interessanti più avanti nella lettura? Bravi, domanda sensata, ma fermi, come sempre sto stuzzicando. Intendo dire che il presupposto con cui affronto un tomo è la comprensione della sua tematica. Se trovo il libro difficile, complicato, laborioso o ripetitivo nella consegna del messaggio, e sinceramente ce ne sono molti che si perdono in ghirigori vari, decido di completare la mia formazione con gli altri strumenti. Forse sto solo dicendo, come ho detto in passato, che questa cosa del lo devo finire è spesso uno sforzo egocentrico e poco più. In un certo senso è zona di comfort. Leggo tutto il libro così poi posso dire di aver fatto i giusti passaggi canonici per acculturarmi. Ma la verità è un'altra. Personalmente posso dire di sapere quando più persone, in più contesti e con strumenti differenti argomentano quel tema. Il fine di un testo non è garanzia di interiorizzazione. Documentari in internet, testi, interviste, email, ci sono 1000 modi di arrivare all'obiettivo di comprendere un concetto. Qualcuno dirà che è scontato, ma avrei voluto che fosse stato scontato quando ero a scuola io da giovane, dove dovevo assorbire pagine e pagine di testi a volte odiosi e scritti senza provocare alcuna passione in me. Faccio outing. Facevo schifo in storia. Andavo a ripetizione di storia. Si può? Molta gente mi diceva: ma come fai ad andare a ripetizione di storia? Che basta studiare. Sì, ma se l'argomento messo giù cronologicamente non mi dà un minimo di intrattenimento, come faccio io, giovine pargolo, a preferirlo rispetto all'andare a giocare a basket con gli amici al parchetto? Ed ecco il punto sottovalutato. Per istruirsi, per assorbire concetti, occorre sempre tenere sott'occhio la motivazione intrinseca che si ha nell'affrontarli. Ricordate la motivazione intrinseca? Quello stato mentale proattivo di esplorazione, di volerne sapere di più, di voler essere attivamente coinvolti nello spulciare informazioni qua e là per costruire il quadro completo delle cose. Ecco, quella è la benzina del focus. Se voglio saperne di più, cambia proprio tutto. Per cui ecco cosa avrei voluto che mi dicessero al tempo quando ero a scuola e anche nella vita in generale. Ho una tematica, devo affrontare una tematica. L'obiettivo non è studiarla, quello è lo strumento. Il mio primo obiettivo è portarmi nello stato mentale di voler assorbire il tema. Devo trovare la benzina, altrimenti vado avanti spingendo l'auto e sudo. È un modello mentale. Come faccio? Mi informo genericamente sul tema e provo a sentire con quale approccio potrei essere stimolato. Ecco per esempio perché spesso mi sparo le TED Conferences. Nella maggior parte dei casi sono dei bravi oratori che in 10-15 minuti ti fanno appassionare dell'argomento. Da lì faccio zapping ovunque, mi cerco chi ne parla e come, punti di vista interessanti o contrastanti. Non prendo il primo libro dalla bella copertina. Questo è certo. Per come sono fatto io ho bisogno di un challenge, di sentire che sto scoprendo cose, devo sentirmi protagonista. Fossi stato alle superiori, quel benedetto libro di storia da studiare lo sfiderei per formare un mio punto di vista da comparare. Sembra articolato, ma vi sfido ad assorbire uno scritto cronologico rispetto ad un bel documentario e poi un film e qualcuno che ne parla con passione su YouTube e libri di autori che danno la loro visione dei fatti. Ah, aspetta, libri, sì, ma mica sia tempo per leggere altri libri che già mi devo studiare quello scolastico. Giusto di nuovo. Eccoli, per i testi alternativi ho sempre poco tempo anche oggi. Soprattutto oggi. Ma qui mi viene in aiuto il mondo di internet e delle apps, no? Una volta c'erano i bignami, ma solo di pochi testi. Oggi ci sono cose come 4Books, questo sponsor che cade a fagiolo per l'argomento. E sapete che parlo solo di ciò che testo ed uso. E 4Books è una cosa che uso, è un concetto semplice. Qualcuno che ti racconta un libro, sia via testo che via voce, in un'app per cellulare. Non si sostituisce al libro, attenzione, ma nel mio caso lo uso per due motivi principali. Uno è quando chiaramente non posso leggere, tipo mentre guido in auto. Faccio 15 minuti di guida e mi viene raccontato un libro. Dai, è roba da supereroi. L'altro è quando voglio sorseggiare un argomento, ma non mi metterei mai a leggere il libro reale. Sì, capita spesso, c'è tanta di quella roba da leggere là fuori. Prendi il caro Ryan Holiday e i suoi testi sullo stoicismo e sull'ego. Ora, caro Ryan, ti voglio bene e scrivi bene, ma ho 3 tuoi testi. 1, 2... Ed ecco, se dovesse diventare il signore degli stoici,
ci sta, ma per capire il concetto base dello stoicismo basta meno. Poi ti capisco, sono soldi, cioè vendere i libri, nel tuo caso. Però ecco, questo è un caso in cui uso la scorciatoia di 4Books. L'ho detto all'inizio, il mio modo di apprendere spesso non è poetico. Però mi piace stimolarmi controintuitivamente e penso che ci sta sempre tanto pregiudizio nei confronti di chi non segue la strada della sedia dondolo con occhiali da lettura e candela con un tomo da 800 pagine davanti. A me interessa in modo totalmente egoistico arrivare a capire le cose e farle mie. Tutto il resto è strumento. Al diavolo il purismo, che lo sappiamo che ha a che fare con l'ego, lo dice anche Ryan. E siccome stiamo in sostanza parlando di praticità, ecco un regalo pratico per tutti noi da 4Books, uno sconto dedicato alla community del 30%, solo per noi, per i prossimi 7 giorni. In più c'è la free trial di 7 giorni, quindi prima di pagare un centesimo potete provare l'app senza limiti, ed è un free trial umano, non quello che poi vi dimenticate, scatta il pagamento e arrivederci. Se vi dimenticate, gli scrivete e vi rimborsano. Persone per bene qua. Con loro ho fatto anche una lista di libri che trovo più interessanti da ascoltare. La trovate dentro, c'è pazzesco. Il link è 4books.com/justmeek. Facile. Link in descrizione. Insomma, vuoi avere focus, concentrazione, devi poter visualizzare l'obiettivo, non gli strumenti. Devo imparare lo stoicismo. Devo imparare cos'è la mindfulness. Voglio capire meglio il concetto di antifragilità. Per quale motivo lo faccio? Status per poter dire al bar che ho letto il mattone? O perché davvero voglio interiorizzare bene il tutto? Se la soluzione è la seconda, al diavolo i metodi canonici. Uso il sistema che più mi fa appassionare, avere motivazione, imparare. Informazione più emozione uguale apprendimento. Leggere un libro non è sinonimo di comprensione. Studiare un libro non è sinonimo di apprendimento. Appassionarsi di un tema, quello è ciò che serve per fare mio un concetto, perché è la mia esperienza, il mio viaggio, è la mia benzina.